Oggi ho con me una Stratosquire Classic Vibe 70 e in questo video la smonteremo per capire i pro e i contro dal punto di vista della liuteria. Iniziamo! Ciao a tutti, sono Mauro, il liutaio della Gaudenzi Guitar. La Squire Classic Vibe è una linea di strumenti che reputo di ottima qualità-prezzo. Inoltre sono chitarre generalmente adatte per la customizzazione ed upgrade con componenti di livello sia medio che alto. In questo video vedremo se questa Squire Strato 70 è all'altezza delle sue simili. Osserveremo il manico e l'elettronica ed analizzeremo i legni. Quindi rimanete fino alla fine perché faremo le nostre conclusioni e considerazioni di questa chitarra. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo modello in particolare e quale versione delle Classic Vibe preferite. Se vi piacciono questi contenuti mettete un like e se volete iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ma ora come prima cosa l'elenco delle specifiche principali. Questo modello è un omaggio ai modelli Strato col pallettone prodotti negli anni 70 e crea suoni fedeli e tradizionali grazie ai tre pick-up single coil in alnico progettati da Fender. Non specificano però quale tipo di alnico è. In questo caso il body è in legno di nato, ma a seconda delle versioni annate l'essenza può cambiare, per esempio in pioppo o acero. Il manico è sottile dal comodo profilo C con una tastiera in legno di alloro indiano dal raggio di 9,5. L'hardware è cromato, le meccaniche sono in stile vintage ed il ponte è a 6 viti. Il battipenna è madreperlato bianco a 3 strati. La verniciatura è poliuretanica color nero lucido nel body e trasparente lucido con tinta ambra nel manico. La regolazione del manico è alla paletta attraverso un truss rod doppia azione ed è equipaggiata con corde 942. Da seduti pende leggermente sul manico, è comunque uno sbilanciamento sopportabile, mentre da in piedi con la tracolla la posizione è perfetta. Pesa 3,5 kg e rientra nei canoni standard della Strato. I tasti sono dei medium jumbo, alti 1,25 m e larghi 2,40 mm e sono lavorati abbastanza bene nei bordi. Passando con la mano si sente un po' lo spigolo, ma non è fastidioso. È normale, può succedere e non è niente di grave. Anche l'allineamento è buono, è presente qualche piccola imperfezione trascurabile con un setup fatto bene. Comunque sembrano stabili e ben posati. Ora passiamo al body. In questo modello abbiamo un laccato nero lucido perfetto, non si vedono nemmeno le giunte del legno in trasparenza e mi fa capire che la vernice sia dura e spessa. La smussatura è ben fatta, con la giusta curva, non esagerata come può accadere in molte repliche Strato. Stessa cosa anche per il retro. Da notare la piastra del manico con l'incisione Squire, molto stilosa. Il battipenna è a 3 strati in madreperla bianco. Personalmente a livello estetico non lo amo, preferisco il bianco normale, ma sono gusti. È un 3 strati con la linea centrale nera, è solido, il che è positivo perché offre un bel sostegno ai pick-up. Ora posso procedere con lo smontaggio del manico ed osservare tutti i particolari. Dal video è difficile rendersene conto, ma a giudicare dalla vernice sul bordo del tacco sembra infatti che lo spessore sia importante. Osservando il legno non vedo la giunta centrale e credo che sia composto da 3 pezzi, uno nel mezzo e 2 laterali. Il ponte a prima vista si presenta bene, è cromato in stile vintage. Osservandolo da vicino si nota subito che le sellette sono un po' leggere, lontane in qualità dai modelli di ponti superiori. Completiamo l'analisi del ponte guardandolo dietro e diciamo che il blocco non è dei più belli, infatti è molto sottile dove c'è l'aggancio delle molle. Svitiamo il battipenna e vediamo dentro. Non si capisce se c'è la vernice schermante. Solitamente questa vite la si mette quando è presente la schermatura. A giudicare dalle sfumature nere non sembra ci sia. Gli scassi sono humbucker al ponte e un single coil allargato al centrale, quindi è customizzabile in versione HSS senza dover intervenire con la fresa. I potenziometri sono i made in Corea
quelli piccoli, di qualità inferiore ai tipici CTS che si montano dalle messicane in su. Le saldature sono ben fatte e dal circuito vedo che il tono del manico è in comune col pick-up centrale, mentre il tono del ponte è da solo. I pick-up sono fissati con le molle per una maggiore stabilità. La prima cosa che noto nel manico è il verso della venatura. Vi invito ad andare a vedere il video che ho fatto sulla qualità degli strumenti. Lì spiego l'importanza del verso della venatura. Vi lascio il link in descrizione. Osservate le vene orizzontali, con la fiamma quasi perfettamente centrata con l'asse del manico. Questo indica che il taglio è molto buono. Dei tagli così se ne vedono di rado nelle messicane e non vorrei sbilanciarmi anche in alcune standard americane. In sostituzione al palissandro la Squier ha optato per l'alloro indiano. Esteticamente non mi fa impazzire, al tatto lo sento un po' ruvido, soprattutto per la presenza di questi pori molto aperti. Se passiamo dell'olio di limone non è come il palissandro indiano che assorbe bene e diventa scuro, piuttosto si comporta similmente al pau ferro, assorbe poco e il colore quasi non varia. Confermo che il radius è 9,5 e i dot sono in finta madreperla. Lo spessore del manico al primo tasto è 20,5 mm, quindi piuttosto slim, mentre la larghezza al capotasto è poco più di 42 mm. Il profilo è una via di mezzo tra il C e il D, visto che lo spessore è così sottile, col profilo tendente al D si va a compensare il legno mancante. Il capotasto in osso e l'accesso al truss rod e alla paletta rifinito con il classico tondino in legno e non in plastica. La vernice lucida con una tinta che simula in maniera impeccabile l'invecchiamento del lacero. Ora posso rimontare tutto ed effettuare il classico setup. Le meccaniche lavorano abbastanza bene, anche se cedono un po'. Bisognerebbe giudicarle nel tempo e solo dopo aver fatto un buon setup con il capotasto calibrato alla perfezione. L'importante è che l'ultimo movimento che facciamo è per tirare e non allentare. Ora posso procedere col bilanciamento dei pick-up. Inizio sempre dal pick-up al ponte. Più avvicino il pick-up alle corde, più tendo a saturare il suono, più lo tengo lontano e più ho un effetto di attenuazione del suono, quindi gestione della dinamica migliore a scapito della corposità e anche dell'attacco. Se stiamo intorno ai classici 3 mm va benissimo. Di conseguenza calibro gli altri due per ottenere un volume simile. Come pick-up non sono niente male, chiaramente non hanno le armoniche e la corposità di pick-up di livello più alto, però hanno quella giusta dinamica che li differenzia da quelli ceramici di fascia ancora più bassa e offrono questo sound tipico della Stratocaster, soprattutto nelle posizioni intermedie. Come sensazione non è affatto male, l'unico aspetto di cui è un po' carente è l'attacco, che non è così velocissimo e corposo, ma questo è anche dovuto al fatto che è in dotazione con delle 0,9. Già con una muta di corde 0,10 la chitarra può esprimere qualcosa in più. Durante questa analisi sono emerse tutte le caratteristiche, anche quelle nascoste della Squier Classic Vibe Stratocaster 70. Devo essere sincero, alcune di queste per certi versi mi hanno un po' deluso. Prima cosa è il legno del body, che come pasta e densità non è tra i miei preferiti, anche se il peso specifico fa sì che il peso complessivo della chitarra rientri nei valori standard. Poi la vernissatura troppo perfetta, quindi presumibilmente spessa. Inoltre l'alloro indiano, come alternativa al palissandro per la tastiera, probabilmente è una soluzione obbligata, ma in termini sia estetici che di feeling non è proprio il top.
La mancanza di schermatura, la qualità dell'elettronica e dell'hardware sono in linea con i modelli Classic Vibe in generale. Comunque sono aspetti che si possono cambiare durante un'eventuale customizzazione. D'altro canto l'aspetto che mi ha davvero stupito è la venatura dell'acero del manico. Il taglio è davvero bello e regolare, difficile da trovare anche nei modelli di fascia di prezzo più alta. Questo è quel dettaglio che in una chitarra può fare davvero la differenza in termini di stabilità, feeling e vibrazione. Non condivido la scelta della vernice lucida del manico. Personalmente non la giudico fastidiosa, ma potrebbe essere un problema per chi ha una sudorazione importante della mano. Anche questa caratteristica è presente su tutte le Classic Vibe. Mi viene da pensare che sia una scelta commerciale, forse per tenere le distanze dalle messicane e giustificarne la differenza di prezzo. In conclusione posso affermare che anche se alcuni aspetti non mi sono piaciuti particolarmente, la qualità del manico mi dà una bella sensazione di sicurezza. Le prestazioni ed il look di questo strumento sono un ottimo connubio per chi desidera una chitarra dal sound classico, semplice da suonare e ben rifinita esteticamente. Uno strumento lo si può apprezzare solo dopo aver effettuato un bel setup per mano di un liutaio professionista. E come dico sempre, è importante provare dal vivo una chitarra prima dell'acquisto. Non c'è recensione o consiglio che possa sostituire il giudizio personale. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto e se avete qualche domanda scrivetela pure nei commenti. Vi ringrazio per aver seguito fin qui questa analisi e se vi va vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale. Un saluto a tutti, ciao!